Il poeta e filosofo latino epicureo Lucrezio, nel suo poema De Rerum Natura del I secolo a.C., scriveva: «L'imitare con la bocca le limpide voci degli uccelli avvenne molto prima che gli uomini potessero modulare con il canto poesie dolci e dilettare le orecchie». Nell'antichità è diffusa l'idea che musica e linguaggio umano abbiano origine dall'imitazione dei suoni naturali, in particolare dal canto degli uccelli. Un frammento del filosofo greco Democrito del IV secolo a.C. recita: «Nelle arti più importanti noi siamo stati i discepoli degli animali, degli uccelli canori, mediante l'imitazione». Nello stesso periodo ad Atene veniva rappresentata una delle commedie più antiche della tradizione teatrale giunte fino a noi, Gli uccelli di Aristofane, in cui non mancano divertenti imitazioni onomatopeiche del verso degli uccelli. Molti compositori nel corso della storia hanno cercato di riappropriarsi di questa dimensione ancestrale della musica. Il compositore del Novecento Olivier Messiaen, ad esempio, trascriveva fedelmente i canti degli uccelli e li inseriva nelle proprie composizioni. Ma questa tradizione musicale è ancora più antica. Risale fino al Medioevo. Seguitemi in questo video. Sarà come immergersi in una foresta pluviale fatta di note, dove i cinguettii di infiniti uccellini risuonano attraverso secoli di musica. Roma, 1635. Tra le strade della città avanza un gesuita tedesco. Papa Urbano VIII l'ha invitato a Roma per insegnare matematica. Si chiama Athanasius Kircher. Ha pubblicato decine di opere monumentali su diversi argomenti, dai geroglifici egizi ai monumenti della Cina. Ma è passato alla storia per un trattato musicale, la Musurgia Universalis. Nella musurgia il canto degli uccelli smette di essere un mistero poetico e diventa oggetto di sapere. La natura viene trascritta, catalogata, addomesticata sulla pagina. È lo stesso gesto con cui l'Europa del Seicento misura il mondo, con il telescopio, il microscopio e la cartografia. In una famosa pagina del suo trattato, Kircher rappresenta il canto di vari uccelli: il cuculo con la sua terza minore, la gallina con il suo verso ripetuto e il pappagallo che non canta e saluta chi legge in greco antico: Kaire, ciao. Questa singola pagina dell'opera di Kircher ha influenzato generazioni e generazioni di musicisti. Nel Settecento si diffonde una vera e propria moda della musica imitativa. Ne sono un esempio i famosi concerti delle 4 stagioni di Vivaldi. Sono preceduti da alcuni sonetti e la musica descrive verso dopo verso le immagini suggerite dai versi. Ecco come Vivaldi rappresenta il canto degli uccelli che annunciano l'arrivo della primavera. Notate i trilli e i pigolii di note ripetute. Sono tutti espedienti con cui Vivaldi imita il canto degli uccelli, e notate le veloci scale discendenti. Sono molto simili a alcuni versi descritti nella Musurgia Universalis. Vivaldi non era stato il primo in Italia a imitare gli uccelli. Esattamente un secolo prima, nel 1624, l'organista di San Pietro a Roma, Frescobaldi, aveva pubblicato I Capricci, una raccolta di musica per tastiera. Il capriccio sopra il cuco rappresenta il verso di un cuculo, la terza minore discendente. E costruisce su questo verso un'intricata polifonia imitativa.
Naturalmente tutti questi compositori erano eredi della tradizione rinascimentale, in cui la musica era soprattutto polifonia vocale. Già il compositore rinascimentale Janechien aveva dedicato un'intera composizione al canto degli uccelli, Le Chant des Oiseaux, in cui le voci con rapidi pigolii imitano diverse specie di uccelli. Questa composizione venne pubblicata nel 1537 in un'opera tutta imitativa che comprendeva anche il canto dell'usignolo e dell'allodola. Durante il XVIII secolo si diffondono gli animali da compagnia. Nel 1755 il filosofo francese Condillac pubblica il Trattato sugli animali, in cui attribuisce ad essi tutte le facoltà umane, confutando la teoria cartesiana sull'automatismo degli animali. Nasce una nuova borghesia urbana che accudisce cani, gatti e uccelli. Del 1708 è il Bird Fancier's Delight, un manuale per insegnare ai propri uccelli da compagnia dei motivetti musicali con l'ausilio di un flauto. Le composizioni basate sul canto degli uccelli si moltiplicano e l'uccellino diventa simbolo di spontaneità e naturalezza. Nei primi anni del Settecento a Roma l'organista Bernardo Pasquini faceva parte dell'Accademia dell'Arcadia, a cui appartenevano figure come Corelli e Alessandro Scarlatti. L'Arcadia predicava il ritorno alla natura, alla semplicità pastorale, e non a caso guardava con grande interesse ai suoni del mondo naturale, compreso il canto degli uccelli, simbolo della naturalità. È in questo contesto che Pasquini compose la sua toccata con lo scherzo del cuco. Notate la terza minore ricorrente, come in Frescobaldi, ma stavolta calata nel linguaggio musicale tastieristico del Settecento. Ma in quella stessa Roma, tra 6 e 700, passavano compositori da ogni parte del mondo. Il tedesco Handel, prima di giungere a Londra in pompa magna come musicista del re, era passato in Italia e si era fermato a Roma. La cultura musicale e poetica romana dell'epoca era permeata dall'estetica pastorale dell'Arcadia. Proprio per questo anche uno dei concerti per organo di Handel è esplicitamente dedicato al cuculo e all'usignolo. Nel primo movimento i versi dei due uccelli sono sovrapposti in una tipica progressione tardo-barocca. E poi vengono variati nel dialogo tra l'organo e l'orchestra. Nel 1765 Voltaire pubblica il dialogo del cappone e la pollastra. In questo dialogo filosofico i due uccelli discutono di filosofia e di antropocentrismo. I due volatili riflettono sul fatto che gli uomini uccidono milioni di loro ogni giorno, pur pretendendo di essere creature morali e superiori. Qualche anno prima il compositore francese Rameau aveva rappresentato un altro dialogo tra uccelli, ma attraverso la musica, nel brano Il richiamo degli uccelli, contenuto nel primo libro di pezzi per clavicembalo. Ascoltiamo due uccelli che dialogano tra loro in un'atmosfera tesa e accurata.
In Rameau questi abbellimenti ripetuti nascono come imitazione del verso degli uccelli, ma progressivamente si emancipano dalla pura mimesi e diventano gesto espressivo, come un tragico lamento. La natura non è più semplicemente riprodotta, viene trasfigurata. È il segno di un cambiamento profondo. La natura comincia ad essere percepita non più come presenza immediata, ma come ideale, come qualcosa che si guarda da lontano. Una sensibilità che anticipa, senza ancora appartenerle pienamente, la visione romantica della natura. Questa tradizione imitativa continua anche nel classicismo di Haydn, Mozart e Beethoven. Haydn, famoso per essere un compositore divertente e scherzoso, nella sua sinfonia numero 83 cita il verso della gallina. Notate come il ritmo puntato e ripetuto sia esattamente quello trascritto un secolo prima da Athanasius. Mozart possedeva addirittura un uccello da compagnia, uno storno, a cui insegnava a ripetere i motivi tratti dai suoi concerti. Il compositore ci riporta uno di questi tentativi in una lettera. Qualche anno dopo Mozart avrebbe scritto Il flauto magico, in cui compare il personaggio di Papageno. È un cacciatore di uccelli, vestito di piume, una sorta di uomo uccello. Nel celebre duetto d'amore tra Papageno e Papagena vediamo la selezione sessuale all'opera. I due si esprimono attraverso delle onomatopeiche, richiamandosi al verso degli uccellini. Questo passaggio ricorda da vicino alcuni giochi di parole contenuti negli Uccelli di Aristofane di 2200 anni prima, in cui gli uccelli erano già visti come simbolo della natura contro le convenzioni della polis. Nella sinfonia numero 6 di Beethoven, la pastorale del 1888, il compositore inserisce una scena presso al ruscello, nel secondo movimento. Gli archi rappresentano lo scorrere placido del ruscello. La musica è attraversata dai versi degli uccelli, tutti ripresi dalla tradizione. Ecco i trilli, simili a quelli di Vivaldi di un secolo prima. E poi a un certo punto Beethoven imita il verso di 3 uccelli in successione: l'usignolo, l'allodola e il cuculo. Come vedete, la nostra cultura ha cercato per secoli di definire e rappresentare il canto degli uccelli, e ogni volta declinandolo in maniera diversa. Messiaen trascrive i canti degli uccelli. Il Novecento cerca di liberarsi dai discorsi del passato, c'è totale libertà armonica e melodica. Messiaen trascrive i suoi canti precisamente in un contesto atonale.
Notate che sono molto più simili ai reali canti degli uccelli rispetto ai disegni di Athanasius. Eppure anche qui rimane qualcosa di artificiale, la mano umana interviene e il suono si fa opera d'arte, inevitabilmente. La verità è che l'uccello non canta per esprimere qualcosa, né per essere imitato, canta perché segue la propria natura. Forse è proprio questa spontaneità inafferrabile che la musica europea ha cercato di catturare per secoli. Ogni trascrizione, ogni interpretazione tenta di afferrare qualcosa che per sua natura sfugge. Vale la pena guardare a una tradizione che ha scelto una strada opposta. Nella prosa poetica del filosofo cinese Chuang-Tzu, contemporaneo del nostro Democrito e di Aristofane, si legge che la grande musica non ha suono e l'uccello tace. Se si coltiva la natura, si ritorna all'origine. Raggiunta l'origine, si è come al principio. È come quando l'uccello chiude il becco e fa silenzio del suo canto. Quel chiudere, quel fare silenzio è il mistero. Esso è il Gran Dao. La cultura europea invece ha storicamente cercato di afferrare la realtà attraverso la ragione, di ordinarla e mappare i suoi fenomeni tramite la scienza e i concetti. E forse è proprio per questo che tra i fantasmi della nostra arte abbiamo sempre cercato di afferrare ciò che è inafferrabile.